Ciao a tutti, amici del Sagittario. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Sagittario tendenze energetiche generali per la prima parte di novembre 2022. Abbiamo la carta del matto. La carta del matto parla di nuovi inizi, nuove avventure, parla di quel sentimento genuino che hanno i bambini, la gioia, la fiducia anche nella vita. È una carta che vi invita, diciamo così, a fare un salto. Può essere un salto in avanti o un salto lateralmente, nel senso spostarsi di situazione o andare avanti in una situazione. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, quindi potrebbe essere che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare e Venere. Nel caso vogliate contattarmi, sotto nella descrizione del video trovate la mia email e per quello che riguarda la lettura sono ritornata alla lettura precedente, quindi andremo a vedere il movimento principale di questi 15 giorni e andremo poi a spiegare con i mini tarocchi. Allora, abbiamo la carta della forza, il 2 di pentacoli, il 3 di bastoni, il 5 di pentacoli, ruota della fortuna, la carta della stella al contrario e un 3 di coppe al contrario. Allora, partendo con la carta della forza, qui è un arcano maggiore, abbiamo il matto, diciamo, come energia generale, quindi sento una forte propulsione, un forte impulso. La carta della forza è un movimento, una scelta, una decisione che viene effettuata con successo. Probabilmente qualcuno qui sta iniziando un nuovo tipo di progetto perché abbiamo un 2 di pentacoli che parla di qualcuno che gestisce, cerca di portare avanti due cose allo stesso tempo. È anche una carta che parla di cicli che si ripetono, quindi si potrebbe proprio parlare di qualcuno che sta ricominciando qualche cosa, o è, come vi posso dire, per forza di volontà sta portando avanti due situazioni. Abbiamo anche un po' un 3 di bastoni. Il 3 di bastoni parla di espansione in realtà, quindi qui sento che è come se per qualcuno potrebbe riguardare per una stesa di lavoro, perché sento che è come se ci fosse una sorta di evoluzione, ehm, un po' lenta in realtà, se ve la devo dire tutta, però avendo questo 2 di pentacoli, cercando di gestire più cose o ampliando il raggio d'azione, diciamo così, sento che potrebbe arrivare appunto questo 3 di bastoni, questa espansione. Per qualcuno si tratta di un viaggio, del bisogno probabilmente di spostarsi, potrebbe essere uno spostar sede, mi dicono, quindi magari andare in una sede un po' meno centrale dove si paghi meno d'affitto o cose di questo genere, ecco. Perché comunque abbiamo un 5 di pentacoli in mezzo alla lettura. Il 5 di pentacoli è sempre una carta che fa riferimento a una perdita o comunque a un atteggiamento di carenza. Ehm, Andiamo dopo a vederlo con i mini tarocchi di che cosa si tratta, perché qui è un po' come se qualcuno si rendesse conto che non sta bene nella situazione dov'è, però è talmente abituata a gestire la situazione che ha in questo momento che si fa fatica a cambiare, si fa fatica a fare un passo. Ma vi ricordo che avete la carta del matto, si parla di rinnovata fiducia, di nuovi inizi, nuove avventure, quindi abbiamo poi anche la ruota della fortuna, quindi qualche cosa qui cambia, in questa prima parte di novembre. Cambiano le dinamiche, molto probabilmente la ruota della fortuna è un'altra carta che come il 2 di pentacoli parla di cicli che si aprono e si chiudono. La carta del matto è un arcano numero 0, quindi anche questo è un circolo, un cerchio, è qualcosa che si chiude per dare inizio a un nuovo tipo di ciclo. Abbiamo poi anche la carta della stella, scusate, al contrario, e del 3 di coppe. In un certo senso
le sento un po' così queste due carte, perché qui avete la ruota della fortuna, quindi ci sono dei cambi molto positivi nel prossimo futuro. Potrebbe fare riferimento proprio a cambi di tipo economico, visto che abbiamo visto che la parte centrale della lettura è il 5 di denari, che può parlare a volte di una paura nel perdere un potere finanziario, probabilmente facendo questo cambio, facendo questo spostamento. Però in realtà la ruota della fortuna parla di aiuti dall'esterno che arrivano. Sono aiuti di tipo divino, oppure, non lo so, una vincita al gioco, per esempio, quell'atto, quel momento fortunato, o quella persona che in quel momento lì sta proprio, non lo so, dando via l'attività ed è proprio l'attività giusta per noi, o cose di questo genere, i momenti carpe diem, i momenti fortunati. La stella al contrario mi fa pensare che però non abbiate tanto ben chiaro quale potrebbe essere il prossimo obiettivo, il prossimo passo. Probabilmente qualcuno resta in questa situazione perché non ha idea di come avanzare, di quale potrebbe essere un'alternativa. E qui, avendo la stella al contrario, il consiglio è un pochettino quello di puntare un obiettivo, di fare, non dico un programma, però perlomeno iniziare a sognare. Mm? Il 3 di coppe, al contrario, normalmente è una carta che parla di celebrazione, però essendo girata al contrario, qui potrebbero esserci delle questioni in sospeso, diciamo, con un gruppo di persone, con dei colleghi, o potrebbe fare riferimento anche a delle amicizie. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Allora, ripartendo, perché comunque si parte dalla forza e poi che è un arcano comunque di cambiamenti positivi, di prese di decisione, prese di coscienza, ok? E poi abbiamo anche la ruota della fortuna come arcano maggiore, anche se la stella è girata al contrario, però diciamo che sento che si va verso un cambiamento assolutamente positivo con la ruota della fortuna, anche se la stella al contrario io la sento molto come se fosse più una vostra attitudine, visto il 5 di pentacoli in questo momento, è come se non riusciste a vedere possibilità di espansione. Andiamo a vedere la forza. Abbiamo un 6 di bastoni e un asso di bastoni. Wow! Quindi si prende il coraggio a due mani e si fa un'azione di tipo deciso. Probabilmente qualcuno l'ha già fatta, perché per qualcuno potrebbe già essere successo. Ehm, Può essere che qualcuno abbia ricevuto un riconoscimento e da lì si sia mosso, o semplicemente che il fare questa azione, dare, diciamo, piede a questo nuovo inizio con determinazione e pura intenzione, fa sì che ne usciate vittoriosi. La carta della forza anche è una carta di forza proprio fisica, di forza mentale, di forza morale, ok? Andiamo avanti, vediamo il 2 di pentacoli. Asso di coppe e un'altra volta la forza. L'asso di coppe è una carta bellissima, anche questa parla di nuovi inizi, parla di nascite, parla di progetti, parla di quello che potrebbe essere l'idea che c'era, diciamo qui, prima della stesa, e che poi qui si inizia a fare un movimento che qui si vede iniziare a traboccare, come vi posso dire. Bisogna andare avanti con volontà. E abbiamo anche una regina di denari, si è girata, ve la metto lì. E, sì, è una scelta qui, è una scelta. Andiamo avanti, vediamo questo 3 di bastoni. Allora, abbiamo un cavaliere di spade, un 8 di bastoni, una regina di spade e la carta dell'appeso. Qui ho paura che, perché la carta dell'appeso la sento un po' con l'energia del 5 di pentacoli, c'è una sorta di staticità, ma perché state riflettendo fondamentalmente o sul come comunicare questo tipo di scelta, questo tipo di decisione, di cambio o di nuovo inizio, o può fare riferimento a su come comunicare al mondo questo nuovo tipo, perché potrebbe anche essere un prodotto nuovo per qualcuno. Se fosse una stessa di lavoro, mi dicono come, perché parlano di marketing. Quindi per qualcuno si tratta di capire come migliorare la comunicazione nei confronti dei clienti o del pubblico, per qualcun altro nei confronti
Probabilmente una donna, perché abbiamo due regine, una che è una regina di pentacoli e l'altra che è una regina di spade. Se non fosse una donna potrebbe essere un uomo che ha una forte valenza femminile, quindi molto empatico, diciamo così. Però qui è un po', c'è una sorta di riflessione su che cosa sia meglio dire o su come sia meglio procedere. Andiamo avanti, vediamo il 5 di pentacoli. Abbiamo un 9 di pentacoli e un 9 di coppe, 2 9. Sì, ragazzi, qui è proprio un'attitudine mentale, perché comunque è come se per certi versi non vi sentiste pienamente appagati di quello che state facendo o di quello che avete o di come vi sentite. Perché comunque per qualcuno può anche fare riferimento al fatto che magari si stia investendo troppo tempo, ok? In quello che è questo tipo di progetto che magari fa fatica un po' a partire perché abbiamo due assi in realtà, quindi parte. Però ecco, vi sento un po' con un'attitudine un po' negativa con questo 5 di pentacoli e un po' senza speranza con la carta della stella al contrario, ma alla fine avere un'intenzione decisa e determinata è metà del lavoro, eh? E poi comunque se non credete voi in voi stessi, nei vostri sogni, ma chi lo fa? Abbiamo il 9 di pentacoli e il 9 di coppe. Avete bisogno di sentirvi appagati, di sentirvi pieni. Il 9 di pentacoli è anche una carta che parla di amor proprio. Qui è, la carta della forza anche, la sento collegata molto con il quarto chakra. Il 9 di pentacoli è l'arcano minore degli amanti, che anche se è collegato col quarto chakra. Quindi vi dico, c'è bisogno di aprirsi al nuovo, aprirsi a tutto quello che di positivo la vita ha da dare, ritrovare la fiducia sia in se stessi che nel disegno divino. Guardate, è caduto anche un 7 di bastoni, ve lo metto qui, è un po' come se fosse troppo come vi posso dire? Perché il 7 di bastoni è una carta di una persona che si difende da sola. Qui siete in una fase dove vi lamentate del fatto di non aver raggiunto probabilmente un buon stato di appagamento, però è una vostra attitudine mentale, perché poi in realtà partendo con queste carte, che sono carte belle, avendo poi anche la ruota della fortuna, che adesso andiamo a vedere, vi dico, la lettura non è male. Abbiamo nuovamente un 2 di pentacoli, cicli ragazzi, cicli, e il 9 di bastoni. Imparate a difendervi, imparate a difendere le nuove nascite, le nuove idee, i nuovi progetti. Mm. Andiamo avanti, vediamo la stella al contrario. Re di coppe, il papa al contrario e il 10 di bastoni al contrario. Qui è come se qualcuno non fosse riconosciuto come in realtà probabilmente gli avevano promesso. Perché abbiamo la carta del Papa al contrario. Potrebbe anche essere che questo nuovo progetto inizia e che comunque essendoci il Papa ci siano dei contratti da gestire o da sciogliere, perché comunque abbiamo anche un 10 di bastoni al contrario che parla di qualche tipo di ciclo anche qui che si deve chiudere. Il 2 di pentacoli e la ruota della fortuna fanno più riferimento ai cicli che si ripetono. No, diciamo il 2 di pentacoli. E la ruota della fortuna, sì, sì, in un certo senso sono i cicli che si ripetono, ma sono nuovi cicli. Si ripetono in modo diverso, diciamo così. E potrebbe essere che qui abbiate bisogno veramente di vedere una luce nuova, ok? Di magari fare nuovi progetti e che manca una sorta di ordine mentale qua. O è dovuto a questo riconoscimento che manca, visto che c'è il Papa al contrario, o è un contratto che manca, visto che c'è sempre il Papa al contrario. Andiamo a vedere il 3 di coppa al contrario. Abbiamo un re di spade e un 7 di spade. Io vi consiglierei in questo periodo di fare attenzione a una... Guardate, potrebbe essere una coppia, perché abbiamo re di spade e regina di spade, quindi per qualcuno potrebbe anche fare riferimento magari dei genitori, al cognato, la cognata, insomma. E poi abbiamo anche due figure femminili, due figure maschili, fondamentalmente. Quindi
Qui c'è da guardarsi un attimino dalle proiezioni mentali e dalle bugie che potrebbero venirvi dette. Può essere da un gruppo di lavoro o da un gruppo di amici, perché abbiamo un 3 di coppe girato al contrario. Qui è qualcuno che nutre dei sentimenti poco puliti, diciamo, nei vostri confronti. Essendoci un re di spade, qualcuno può essere che stia tentando di controllare i vostri movimenti o la vostra mente, perché sono due carte di spade. mm? Qui avete una carta che parla di una malattitudine mentale, quindi occhio perché potrebbero in realtà essere influenze esterne. In realtà è come se vedeste più negativo di quello che è perché c'è qualcuno che ve lo fa vedere così. Va bene, andiamo avanti e vediamo con Osho che altro riesco a dirvi. Andiamo a vedere cosa si vede e cosa non si vede. Ok, senso di colpa, 8 di spade, tutti quei pensieri di cui parlavo prima e mutamento, un'altra volta la ruota della fortuna. Bisogna cambiare attitudine mentale. Qui il senso di colpa. Provate, invece che senso di colpa, provate a chiamare, a sostituire la parola colpa con responsabilità. Non è di chi è la colpa, ma è di chi è la responsabilità. Anche proprio nei vostri confronti, quando si parla di sentimento di colpa, io noto che quando cambio questa parola e invece di dire mi sento in colpa per, dico mi sento responsabile per, a livello energetico, il chakra del cuore, ragazzi, cambia vibrazione. Vi invito a provare. Vi mettete un attimino tranquilli e provate a fare delle affermazioni per cui voi vi sentite colpevoli e poi subito dopo cambiate la frase e invece di colpa usate responsabilità. A livello sottile si sente la differenza. Va bene, andiamo a vedere un oracolo per chiudere la lettura. Vediamo, grazie. Ecco, essere divini, carta numero 16, nel senso che voi siete esseri divini, ok? Stavo guardando se c'era, no, la temperanza, perché? Perché avete comunque due di pentacoli e qui se ci fate caso la figura ha un occhio giallo che rappresenterebbe il sole, un occhio azzurro che rappresenterebbe la luna, il giorno e la notte, no? Lo yin e lo yang. Semplicemente racchiudere la dualità dentro di voi senza giudizio, non dire giusto e sbagliato, ma semplicemente questa cosa, questa emozione, questo fatto esiste e cerco di elaborarlo. Cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio del tempo che avete trascorso qui con me, vi ringrazio anche per tutto il supporto che mi date sempre con i like, i commenti, le condivisioni, le donazioni, perché ogni tipo di supporto per me è importante. Vi mando un abbraccio forte e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!